Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti per chi è nuovo magari e passa per la prima volta sotto questo contenuto. Calciomercato in casa Napoli, il punto della situazione ad oggi si legge tutto su Ndoye anche con eventuali contropartite che possono anche far scatenare qualcosina tra i pali. In casa Napoli torna forte il nome di Milinkovic-Savic, Villarreal, Rafa Marin, il prestito sarà fatto e sono uscite anche le cifre e poi c'è l'ultimatum del Galatasaray a Osimhen perché ovviamente il tempo stringe. Fatemi sapere la vostra come sempre qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo a mettersi in moto. Detto questo, partiamo dalla situazione Rafa Marin perché è vero che comunque fanno più notizia i colpi in entrata, i nomi che il Napoli sta trattando, eccetera, però dobbiamo renderci conto che siamo veramente tanti. Il Villarreal avanza deciso nei dialoghi per Rafa Marino, l'ha fatto sapere Fabrizio Romano, esperto di mercato, che sul suo canale YouTube ha anche fornito le cifre relative a un'operazione già molto vicina alla conclusione. Mancano gli ultimi dettagli sulla cifra finale dell'opzione di riscatto, ma c'è già l'accordo sul contratto. Le cifre: prestito oneroso ad 1,5 milioni al massimo il riscatto fissato sui 12 milioni. L'operazione è molto avanzata, si può definire tutto nei prossimi giorni. Oggi Manna sarà a Milano per un po' di appuntamenti. Lo spagnolo poteva partire già a gennaio, ma il mancato arrivo di Danilo, ricordiamo la situazione di mercato che poi ha scelto altro, Danilo fece saltare tutto, ma ad oggi per Rafa Marin al Villarreal non dovrebbero esserci più problemi. Io sono contentissimo nel caso, ovviamente, ma credo che sia un'operazione quasi fatta, che Rafa Marin parta, trova spazio, non è stato mai puntato, non si è mai puntato sul calciatore ovviamente in quest'annata, deve giocare e va bene mandarlo in prestito con un riscatto poi fissato nemmeno ad una cifra altissima, quindi può darsi pure che ritrovi ecco, la sua situazione favorevole in Spagna. Detto questo, siamo troppi e dobbiamo sfollare anche comprando calciatori e inserendo qualche contropartita. Tanto è vero, Milinkovic-Savic ha 28 anni. Il portiere del Torino ha una clausola da una ventina di milioni per salutare il Torino e può salutare il Torino in estate. Il Napoli ci pensa, Conte ha chiesto alla società 2 portieri che possano essere considerati titolari. Si valuta uno scambio con Gong che a Torino ritroverebbe Baroni che lo aveva allenato all'Hellas Verona. Trattativa in corso tra le due società. Il rinnovo di Meret intanto non è ancora ufficiale, anche se l'accordo è stato raggiunto manca solo l'annuncio. Parallelamente si lavora all'arrivo di un altro portiere, dato che Caprile verrà riscattato dal Cagliari, lo stesso Scuffet dovrebbe tornare in Sardegna a fine prestito. In pollo dunque c'è il serbo del Torino. Magari, dico io, avere poi due portieri, un Milinkovic-Savic e un Meret, due portieri comunque sui quali fare affidamento, sarebbe il caso da grande squadra, perché io sono sempre dell'opinione, se sei una squadra da alta classifica, una squadra che gioca comunque la Champions League, una squadra che si gioca l'Europa tutti gli anni, a parte l'anomala stagione che non stiamo qui a ricordare, devi averli per forza due portieri validi, uno più valido dell'altro, perché si fa male uno, non puoi assolutamente rischiare che per un paio di mesi, un mese e mezzo, 3 dipende poi dall'infortunio, infortunio meno grave, 5-6 settimane, in 5-6 settimane va a finire che tra novembre e dicembre il Napoli deve giocare, che so, 4, 5, 6, una decina di partite, 7, 8, 9 partite con le coppe e il campionato. E diciamo che chiamare poi in causa un portiere non alle prime armi, ma una promessa, un giovane, eccetera, eccetera, per affidargli la porta del Napoli anche in Champions League, secondo me è da evitare. Quindi concordo sulla situazione, rinnovare Meret, ma prendere comunque un altro portiere per creare anche quella sana concorrenza che ti fa sempre, tirare quel qualcosina in più fuori per quanto riguarda i singoli elementi. L'abbiamo visto nei dualismi, per esempio, Politano-Lozano, che hanno fatto bene tutte e due nell'anno dello scudetto di Spalletti. E va a finire che se il tuo posto non viene messo in discussione perché sei il titolare, perché ti puoi permettere di fare qualsiasi cosa, ovviamente cali anche l'attenzione e quindi diciamo che non rendi al 100% o come dovresti rendere
per tutta l'annata. Magari Milinkovic-Savic, che a me è un portiere che piace, soprattutto con i piedi, sa il fatto suo, e poi pur essendo molto ma molto alto e fisicato, diciamo che è un portiere agile anche tra i pali. Ha fatto molto bene quest'anno col Torino, al di là che si possa dire, perché ne ho lette già di tutti i colori, no, ma questo comunque c'ha la papera incorporata. Io di papere di Milinkovic Savic ne ho viste, ma in base alle partite giocate, in base ai tiri che poi diciamo subisce la squadra dove militi, bisogna tirare le conclusioni. Le papere le possono fare tutti quanti, però se diventano papere dove tu diciamo subisci 2-3 tiri a partita al massimo, e fai una papera ogni tanto, la papera pesa, perché sei una squadra che ovviamente subisce molto meno. Se sei invece una squadra che comunque all'avversario concede un tantino, ecco che le percentuali dove tu puoi steccare l'intervento, dove ci puoi arrivare un tantino in ritardo, crescono in maniera esponenziale. Io voto Milinkovic-Savic, ma l'ho detto già credo un mese fa o poco meno, quando già uscì il nome del portiere del Torino. Arriviamo a Ndoye e concluderemo con la situazione Osimhen e l'ultimatum del Galatasaray. Si legge che il Bologna è fermo, diciamo, sulla valutazione dei 40 milioni. Il Napoli vorrebbe inserire Zanoli nella trattativa. Probabilmente il Bologna vorrebbe tutti i 40 milioni, così come, diciamo, a parti inverse, se era il Napoli a vendere Ndoye avresti comunque voluto tutto il cash senza accettare le contropartite, ma la quadra si troverà. Probabilmente si troverà la quadra, perché il Napoli, pur sondando altri profili che abbiamo visto nei giorni passati, come Grealish, come il Sancho di turno e come altri esterni, si sta guardando solo intorno, perché ovviamente se devo investire 40 milioni senza contropartite mi si allarga un attimo il range di scelta e posso andare a pizzicare anche altre opzioni. Ecco perché non si è ancora chiuso, quindi si troverà la quadra economica con la contropartita di Zanoli o senza. Io credo che più andiamo avanti e più Ndoye potrebbe diventare un calciatore azzurro. Ovviamente a quel punto si sarà trovata la quadra dal punto di vista economico tra Napoli e Bologna. Questa storia di Osimhen che volevo condividere con voi, perché ne abbiamo parlato nei video scorsi, ovviamente non l'ho più trattato perché non ci mettiamo tutti i giorni che sta facendo Osimhen, c'è la Juve su Osimhen, c'è Tizio su Osimhen, Caio, Sempronio, lo vogliono tutti quanti, invece non arriva proprio nessuna offerta, per il semplice fatto che nessuno se lo può permettere dal punto di vista dello stipendio. Abbiamo letto nei giorni passati, c'è la Juve, ci potrebbe essere la Juve, al di là della clausola, la clausola è valida solo per l'estero, quindi il Napoli potrebbe chiedere 100 milioni, eccetera, eccetera. Ma il punto è quanto chiede il nigeriano. E il Galatasaray, se non vado errato, una decina di giorni fa ha presentato l'ultima offerta di uno stipendio intorno ai 15 milioni netti all'anno e vorrebbe ovviamente tenere il calciatore in casa. Il Galatasaray pensa in grande e sogna Victor Osimhen. Il club turco esce allo scoperto e fa sapere che sta facendo di tutto per acquistarlo, ma aspetta ancora una risposta del calciatore. Il vicepresidente Abdullah Kavuchku, mi auguro di averlo pronunciato bene, è intervenuto in conferenza stampa per chiarire la situazione a proposito del centravanti nigeriano di proprietà del Napoli con una clausola rescissoria di 75 milioni, eccetera, eccetera. Osimhen deve decidere al più presto, ci chiede sempre tempo, lo rispettiamo, ha una famiglia anche lui, ma il tempo poi scade. Abbiamo fatto un'offerta molto più alta degli altri club europei e al momento non trattiamo altri attaccanti. Non pensiamo al piano B, vogliamo Osimhen, abbiamo già parlato anche con il Napoli. Il nostro obiettivo è costruire una squadra che possa competere in tutto il mondo, sia in Europa, sia in Turchia e quant'altro. Carissimo Presidente, io volevo solo dirti qualche altro attaccante, qualche altro territorio, andatelo a sondare, perché non puoi puntare dal punto di vista umano sul nigeriano che al limite all'ultimo giorno ti fa sapere che poi ha cambiato idea e non firma. È uno di questi personaggi, quindi diciamo che il piano B bisognerebbe sempre averlo e noi ne sappiamo qualcosa, così come speriamo di non incorrere nelle stesse situazioni dell'anno scorso, perché poi non firmi qua, non firmi là, eravamo il 31 di agosto che sei ancora a Napoli e dobbiamo mandarli in prestito o vai in prestito da qualche altra parte
perché sarebbe veramente un peccato poi per quanto riguarda diciamo l'intaccare la situazione in casa Napoli dal punto di vista della sfera e della bolla, nemmeno di bolla voglio parlare, della situazione molto rosea dal punto di vista degli obiettivi, del lavoro, di come si deve fare il lavoro, di come si deve arrivare a determinate situazioni e i profili che il Napoli ovviamente sta sondando. Ci servono i 75 milioni, oh sì. Il vicepresidente del Galatasaray, fai presto per piacere, hai una famiglia, siamo d'accordo. Io non ti dico nemmeno è una famiglia, siamo d'accordo e non siamo d'accordo. Botte in mano, come si dice a Napoli, e chiudiamo questa situazione così che siamo tutti più contenti. Tu ti vai a prendere i 15 milioni che il Galatasaray ti offre all'anno e noi prendiamo i soldi della clausola che ricordiamo è una plusvalenza poi al netto, ma ci arriveremo per le cifre perché il Napoli per l'ammortamento dei cartellini ovviamente nei contratti di 5 anni con le percentuali anno per anno l'ha già scontati i soldi che poi ha pagato per Osimhen, quindi sarebbero 75 milioni al netto da poter investire sul mercato e fare i colpi che dobbiamo ovviamente fare per dare a Conte un Napoli quanto più pronto possibile per Di Maro. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!